Ciao a tutti ragazzuoli, benvenuti. Nei giorni scorsi abbiamo provato Sword Art Online Fracture Daydream. Il gioco sarà disponibile dal 4 ottobre, ma intanto oggi condividerò con voi la mia classifica dei personaggi che abbiamo potuto provare. Inoltre, nei prossimi giorni uscirà un video con il mio giudizio finale in tutto il gioco. Ragazzuoli, buona visione a tutti, si comincia! In questa classifica andremo ad analizzare tutti i 9 personaggi nei loro movimenti, nelle loro abilità e nelle armi che potremo utilizzare. A proposito di abilità, ogni personaggio ha 3 abilità. Partendo dalle abilità uniche, che appunto già il nome fa capire che ogni personaggio ha la sua, abbiamo poi le abilità supreme e infine l'abilità avanzata. L'abilità suprema e l'abilità avanzata si ricaricano nel tempo. Le abilità uniche invece si ricaricano facendo danno ai nemici. Fukasiro l'ho messa ultima in classifica per l'arma che andremo ad utilizzare. Andremo ad utilizzare il lanciagranate e il lanciagranate per una battaglia simile è molto scomodo da utilizzare. Inoltre l'abilità unica non mi è piaciuta, comprendeva 4 tipi di lanciagranate e in base al tipo rilasciava l'effetto elementale sull'avversario. Per quanto riguardano i movimenti, è comunque abbastanza veloce come personaggio, quindi su questo non ci possiamo assolutamente lamentare. Passiamo all'ottavo classificato, ovvero Sinun. Sappiamo che utilizza il suo cecchino e come seconda arma la sua pistola. Appunto, in questa modalità, in questi giochi, anzi in generale, non mi fa impazzire come personaggio perché non è un'arma che mi piace utilizzare. Ha comunque delle buone abilità, ad esempio parlando dell'abilità unica, possiamo sparare 5 colpi di cecchino, non per forza affilati, quindi possiamo spararli quando vogliamo noi. L'unica abilità che non mi piace di questo personaggio è l'abilità suprema, che comunque va a colpire il nemico con un bel colpo di cecchino alla fine, perché fa molto danno, ma che comunque avete quei pochissimi secondi per prendere bene la mira e poi aspettare che in automatico vi sferra il colpo. Non è come ad esempio l'abilità unica che su 5 colpi dovete voi mirare e poi sparare quando siete pronti. È un po' scomodo perché appunto, avendo anche il mirino ottico, dovete essere molto molto precisi, non potete neanche disattivare il mirino ottico quando volete voi e quindi dovete un pochino sperare, fare anche bene i calcoli, che nel frattempo il bersaglio non si sposti mentre che state attivando l'abilità. Per quanto riguardano i movimenti, anche lei non ho tanto da dire perché comunque non mi piace la sua arma, quindi i movimenti sì, è abbastanza veloce come tutti però, è abbastanza veloce, ma in questo caso i movimenti poco contano. Passiamo al settimo classificato con Len. Len utilizza anche armi da fuoco, utilizza la sua mitraglietta e come seconda arma le doppie pistole. Più o meno per lo stesso motivo di Sinun non mi è piaciuta molto perché appunto per questi giochi io preferisco andarci con le classiche spade e cercare lo scontro diretto. È comunque molto molto veloce però. Come anche nell'anime si muove molto velocemente, schiva anche molto più facilmente di magari Sinon, per esempio, tanto per prenderne una che già abbiamo nominato, quindi me l'ha fatta apprezzare un po' di più. Per quanto riguardano le sue abilità, non ci possiamo lamentare perché, ad esempio, per l'abilità unica aumenta, se non ho visto male, comunque il danno che va ad infliggere e in più anche il movimento per qualche secondo. L'abilità suprema fa anche abbastanza danno e le abilità avanzate comunque aiutano come al solito nei vari combattimenti. Passiamo al sesto classificato, ovvero Agil. L'ho messo in sesta posizione perché è un personaggio da tank, appunto è pesante. Io non sono il tipo personaggio da tank perché preferisco il personaggio invece che va all'attacco, quindi quello un pochino più veloce e preferisco
schivarmi i colpi per contrattaccare piuttosto che magari anche pararli, ma che comunque non ho niente da ridire per quanto riguardano le sue abilità. A differenza di altri personaggi che abbiamo nominato fino ad ora, c'erano alcuni personaggi in cui alcune abilità non mi piacevano. Invece in lui non ho niente da ridire, ha l'abilità unica che lo potenzia per qualche secondo e le abilità avanzate e supreme che comunque aiutano e infliggono anche un bel po' di danni. Alla quinta posizione, e da qui parte il bello, ci aspetta Oberon. Oberon è un elfo, dalla corsa un po' particolare anche direi, possiamo utilizzare le sue ali per spostarci un pochino più velocemente. Devo dire che le sue abilità mi sono piaciute molto. L'unica pecca che ci darei sono i movimenti un pochino lenti. Avendo comunque armi bianche, mi piace colpire abbastanza velocemente. Alla quarta posizione abbiamo Leafa. Lei l'ho messa in quarta posizione perché ha l'abilità avanzata che va a curare tutti gli alleati che si trova intorno a lei. E appunto questa cosa la ritengo molto molto utile. Purtroppo vedevo anche che però nelle altre squadre non la utilizzavano in tanti. Vedevo proprio pochissime persone in diverse partite, pochissime persone che la utilizzavano. È un peccato perché comunque quell'abilità lì è molto utile. Però ha una pecca purtroppo, ovvero nella sua abilità unica lascia sospesi in aria perché apre le ali di sua spontanea volontà. Ecco, questa cosa la trovo molto scomoda perché appunto se io voglio fare l'abilità ma non voglio aprire le ali perché secondo me è una perdita di tempo in quel momento, e insomma un pochino mi dà fastidio. Al termine di questa abilità le ali non si disattivano, dovete disattivarle voi, oppure anche durante, mentre che state sfruttando la sua abilità con il suo potenziamento attivo. È una pecca, secondo me, bella e buona, perché è una perdita di tempo andarle poi a disattivare. Passiamo al terzo posto con Asuna. Lei come personaggio mi è piaciuta abbastanza. Una pecca però di questo personaggio è la sua abilità suprema. Non mi piace tanto la sua abilità suprema perché intanto mi viene il dubbio se ho colpito o meno il bersaglio. Perché lei parte da un punto, prende la rincorsa, quindi con uno scatto trapassa il bersaglio e si allontana un po' da questo bersaglio. Col fatto che si allontana prima che recupero il bersaglio perché mi sono un po' allontanata, mi fa perdere quei 2 secondi in cui vado a sferrare meno danno. Siccome che è tutto quanto basato sul danno, su quanto punteggio fai in tutto, in totale di tutti i nemici che abbiamo ucciso o inflitto danni, sono quei 2 secondi in meno che comunque fanno la differenza magari a fine partita. Passiamo alla seconda posizione con Argo. Argo, ragazzi, mi è piaciuto molto. Non ci si può dire niente. L'unica cosa è la sua abilità unica, che non l'ho capita. Non l'ho capita perché in alcuni momenti sembrava lo rendesse invisibile. Però poi mi è successo una o due volte che sotto effetto di abilità mi colpivano. Quindi non ho capito sinceramente la sua abilità unica. Ma per il resto non ci si può dire proprio niente, è velocissimo, fa un sacco di danno e con lui, se non sbaglio, abbiamo anche fatto il record di 500 e passa mila di danno, quindi assolutamente bellissimo personaggio. Prima posizione ovviamente con l'immancabile Kirito. Argo è più veloce di Kirito nei movimenti, sia a infliggere danni che a spostarsi. Però Kirito è Kirito. Kirito, non lo so, Kirito ha un quel qualcosa in più sia nell'anime che appunto anche in questo gioco che ti spinge a beccarlo e a sbrigarti proprio a prenderlo prima che te lo rubano gli altri che si stanno connettendo in quel momento alla partita. Ma appunto, se dovesse capitare che mi rubano Kirito, passerò con il mio secondo personaggio, ovvero Argo. Ragazzi, in Kirito non ho niente da dire perché mi è piaciuto in tutto. Mi è piaciuto in tutto, ci ho anche trovato delle armi abbastanza buone
e ho fatto tanto 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 male a tutti i nemici che si trovavano in zona. Ragazzuoli, noi per oggi ci salutiamo, spero che questo video vi sia piaciuto. Voi avete provato la beta? Qual è il vostro personaggio preferito? Scrivetelo nei commenti. Ciao ragazzi, alla prossima!